tesori della scrivania. Oggi vediamo questi tesori qua. Alcuni. Cosa sono? Ovviamente avete già capito cosa sono, perché state guardando un canale dell'acquarello, ok? Dipingere con l'acqua, acquarello. Questi qui sono un po' i miei colori di scorta, nel senso che sono tra i miei preferiti, che ovviamente non posso non avere di scorta. Vediamo tra alcuni preferiti. Sono tutti tubetti. Questo è uno dei pochi del Tintoretto, marca italiana che secondo me non fanno più. È il famosissimo Caput Mortuum. È un bellissimo melanzana che altre ditte non hanno fatto e neanche la Schmincke gliel'ha copiato, perché dentro ha troppi filler, quindi non è puro puro come colore, qualitativamente è un po' minore a quelli della Schmincke, ai colori della Schmincke, però mi piace. Questo colore non è più reperibile e questo secondo me è il mio ultimo tubetto. Poi abbiamo delle edizioni limitate, perché anche la Schmincke fa limited edition come fanno tutti, no? Per aumentare la nostra voglia di acquisto, diciamo. Lo fanno tutte le aziende, anche la Schmincke ha fatto una bella limited edition, quindi anche questo non è più reperibile. Grigio oceanico. Come non posso averlo di scorta? Certo che sì, eccolo qua. Altro colore che ho fatto una scorta perché è preferitissimo e non lo fanno proprio più, è sempre della Tintoretto, ditta d'acquarello italiana, e questo è Ceruleum. È bellissimo, anche questo ha tanti filler, quindi non è purissimo come pigmento, però è bello, e quindi di questi ne ho 1, 2, 3, alcuni sparsi. Poi, visto che anche a me piace fare gli esperimenti, ho anche qualche altra azienda. Questa qui è la Scarlet Lake di un'azienda inglese, ma sono belli come colori, però i miei preferiti sono sempre Schmincke Horadam. Poi qui alcuni, sempre vi dico, è la palettina dei preferiti, alcuni delle Schmincke. Questo qui granuloso è la fine del mondo, rosa di tundra, e sono i granulosi. Questo è il 981, così lo vedete, sì, scusa, 982, bellissimo, e fa tutte questa marmorizzazione, diciamo, dal rosa scuro, violaceo al rosino chiaro. È fantastico, come tutti i granulosi che sono sul mercato da poco. Dopodiché ho anche un Winsor & Newton, questo qui era cobalto violetto, si è quasi indurito. Come pigmentazione non mi piace questo qua. Poi avevo fatto una prova con tipo queste cose strane con il beccuccio. Questo qui è un colore per i vetri, se non sbaglio, che lascia una scia trasparente, una scia tipo vermicello trasparente. L'ho provato e devo dire che nada, non fa niente di speciale questo qua. E poi ho sempre provato, visto che mi piacciono le cose luccicose,
questo Acrylic Soft Gel Glänzend, che vuol dire luminoso. Lui dà uno strato glossy, proprio juicy come si dice, bello polposo, e lo dà su alcuni punti dell'acquarello, tipo lì dove vogliamo mettere dei punti luce. E tutto questo l'ho messo su il fondo di una palette, come vedi qui, una palette dove mescolo i pigmenti. E diciamo che questo vassoietto è il mio tesoro, perché c'è la mia scorta di colori. Dopodiché, cos'è che c'era su quel segmento della scrivania? C'è questa scatoletta qua, anche lei un tesoro. Era anche lei un'edizione limitata, ma ormai di 5 anni fa, se non sbaglio. E qui dentro c'erano e ci sono tutti i colori sempre della Schminke, qua, Schminke Horadam, tutti i colori, quelli metallizzati. Vedi come sono, così si vede bene, tutti metallizzati in tutte le tonalità. Vi faccio vedere un esempio di un colore, della resa che hanno, perché hanno una resa pazzesca, come se fosse proprio un colore ad acquarello, ma è metallizzato. Guardiamo qui la resa. Questi qui, se li mettiamo sotto la luce, adesso provo a metterli qua sotto la luce, hanno queste, vedi? Queste perle praticamente che lo rendono il colore bello luminoso. Questi colori possono essere usati o come acquarello vero e proprio, proviamo questo verde, come acquarello vero e proprio, oppure in piccoli punti di un acquarello, che può essere paesaggio, ovviamente, floreale. Guarda qua che bello, è proprio come un punto di luce ma colorato, ok? Adesso che si sta per asciugare si vede meglio, eccolo qua. Si può fare ovviamente tutto un acquarello, cosa che non faccio, però in alcuni punti, tipo nella foglia, nella luce di un fiore, si può utilizzare. È molto divertente come palettina. Io penso che adesso questi qui sono ancora disponibili come godet singoli, però come così tutta intera penso che non ci sia più sul mercato. Spero che il video vi sia piaciuto, si dice così, a così, giusto? E ci vediamo nel prossimo video, parte 3 di What's on my desk.